Ve lo leggo, ve lo leggo, ve lo leggo. Dov'è? Dov'è l'articolo? Dov'è l'articolo di Damiano? Dice: le mie corde vocali sono un po' particolari, fatte come due stanghette. Questo non sono le sue, di tutti, quindi fatte come due stanghette. Ho una malformazione congenita, un buco in mezzo. Per questo la mia voce è così, perché ci passa l'aria nel mezzo. Allora, facciamo qualche precisazione, perché dopo questa affermazione, cioè lui dichiara di avere una forma patologica, di avere una malformazione, di avere una particolarità, quello che si potrebbe evincere è che, uno, non si può cantare come lui se non si è lui, e questo da un lato è vero, necessariamente vero, però sembrerebbe un suono del tutto inarrivabile, quindi aiuto, no, non lo posso fare. E la seconda cosa è: Matteo Ratti, sei un bugiardo perché mi avevi detto che potevo imparare, e invece non è vero, perché lui c'ha una cosa sua, una cosa particolare, una cosa che ha solo lui, è la sua eccezionalità, non posso farcela. Capiamo meglio. Allora, cerchiamo di capire meglio insieme. Ha detto: le mie corde vocali sono un po' particolari. Fatte come due stanghette non è una particolarità, sono così per tutti, ok? Sono due lembi muscolo-tendinei che si chiudono in questo modo. Quando ispiriamo stanno aperte, quando foniamo si chiudono e vibrano come potrebbero vibrare le labbra quando sono attraversate dall'aria. Ok, fanno proprio questo, non sono messe così, sono messe così, in questo modo, no? Si chiudono e fanno questo suono che poi nel tratto vocale si amplifica e diventa il suono della voce. E già qua avevo detto che l'aria ci passa comunque, no? Perché per farle vibrare, come avviene per le labbra, l'aria deve passare. Però effettivamente quello che voleva dire lui in maniera molto più semplice è che quando si adducono non si adducono, quando si chiudono non si chiudono perfettamente, e dovrebbe esserci questo fruscio quando parla. Però c'è da dire una cosa: il suo suono più caratteristico è un suono soffiato, è un suono che fruscia, è un suono, per capirci, alla Bryan Adams, perché anche lui credo che anche lui abbia una forma particolare delle corde vocali e c'ha questo suono molto soffiato, quindi lui ti canta "Oh, thinking about our youngest years". Ma Damiano ha questo tipo di suono effettivamente? Oppure begging, begging you? È un suono asciutto. È un suono asciutto. Allora, quello che ci dice è ovviamente la verità, è ovviamente giusto, insomma, non avrebbe motivo, credo, di dire una cavolata, ma in che modo l'ha portato ad avere questo suono così distorto? Perché questo suono distorto, appunto, è distorto, ma non è soffiato, non c'è questa incontinenza glottica, quindi ci sta suggerendo che questa sua forma l'ha portato ad avere una serie di competenze che poi in qualche modo gli hanno dato questo suono distorto. Quindi ecco, andiamo ad indagare qui. Le corde vocali hanno un buchino, non si adducono bene. Ora io non posso farmi un buchino sulle dita, ma immaginate che non si chiudano bene, che passa l'aria. Io che cosa posso fare per farle addurre? Imparare ad utilizzare la laringe in maniera sfinterica che vada a chiudere le corde con un atteggiamento compensatorio. L'azione sfinterica la chiamo così generalmente perché si suddivide in più azioni, falso cordale, antero-posteriore, ma non ci interessa. Però questa azione effettivamente l'avete già sentita nominare da me varie volte, tutte le volte che parlo di distorsione vocale, perché è proprio l'atteggiamento che ci aiuta ad innescare le distorsioni vocali. Per cui quello che ci sta raccontando in questo momento Damiano potenzialmente è che lui è super competente in questa compensazione perché per lui è una necessità. Probabilmente lo fa anche quando parla. Questo io non lo posso sapere nello specifico perché bisognerebbe vedere bene di che cosa si tratta, perché esistono di varie entità queste malformazioni, che siano sulcus o vergetur. C'è da capire se incide anche sul parlato, però facciamo un'ipotesi, che poi sono sempre comunque tutte ipotesi, no? Voglio dire, mettiamo che sia abbastanza grande che lui debba fare questo tipo di atteggiamento un pochino anche sul parlato, va bene? Non è distorto il parlato, però è comunque compensato, e quindi io sto sviluppando anche ogni volta che parlo una sorta di tendenza a fare questa cosa, quindi divento ipercompetente in questa cosa perché la faccio continuamente e quindi di conseguenza sono facilitato. Ma l'azione sfinterico-laringea
è l'azione portata all'eccesso, quindi quando si chiude completamente la laringe, che tutti noi abbiamo perché la mettiamo in azione ogni volta che facciamo uno sforzo. È proprio una nostra azione vitale, necessaria alla sopravvivenza, perché quando noi dobbiamo fare uno sforzo fisico, incameriamo aria, chiudiamo la laringe completamente e quindi siamo in grado di sollevare per esempio un peso senza spezzarci la schiena. Siamo in grado di espellere quando andiamo al bagno, diversamente non sarebbe possibile. Siamo in grado di procreare, siamo in grado di avere un figlio grazie a questo atteggiamento laringeo. Va da sé che è molto più importante di quello fonatorio della laringe, quindi tutti ce l'abbiamo. Per cui magari abbiamo delle corde vocali perfettamente sane o comunque non con una forma particolare e questo tipo di atteggiamento non ci è utile per esempio nel parlato e non lo facciamo. Quindi ci serviranno degli esercizi per impararlo, degli esercizi mirati, perché è una cosa che facciamo, quella di combinare l'azione fonatoria all'azione sfinterica quando gridiamo. E se noi cominciamo a imparare questo suono fraintendendolo e quindi pensando che sia un grido, il rischio è quello di ferirci. Per cui serve una didattica di un certo tipo per imparare a fare questi suoni. Mi sono fatto tante volte la domanda: sarò anche io in grado di farlo? Perché di default non avevo la possibilità di farlo, quantomeno non mi riusciva in maniera intuitiva. E la mia curiosità poi mi ha spinto a imitare questi cantanti. Spesso e volentieri ascoltavo la loro voce sul cantato e andavo poi ad ascoltare le registrazioni delle interviste per valutare la differenza fra l'atteggiamento spontaneo e quello artistico. Tante volte mi sono reso conto che c'era molta differenza fra il suono del parlato e il suono del cantato distorto. Già ascoltandovi i famosissimi e stracitati Linkin Park e il nostro amato Chester, avete ben chiara la sua idea di cantato, quando voleva essere pulita e quando voleva essere distorta, proprio come se azionasse un pedalino di una chitarra elettrica, adesso pulito, adesso distorto. Nel caso di Damiano questo l'abbiamo apprezzato, in parte sì, però effettivamente sembra che oltre una certa altezza vada distorgendo i suoni. Può essere che questa sua malformazione lo porta ad un atteggiamento necessario per cantare, però forse è anche in grado invece di cantare pulito, semplicemente non gli piace. Per cui se siete interessati a imparare a distorgere la voce perché vi piacciono questi suoni, in modo particolare magari vi piace il suo suono, e innanzitutto ci tengo a dire che il suo suono è il suo suono, cioè è bene anche non raggiungere un suono che sia perfettamente uguale al suo se vogliamo esprimerci con personalità, altrimenti facciamo la sua imitazione, voglio dire. Però se vogliamo imparare questa cosa non dobbiamo farci scoraggiare da questa dichiarazione, perché non vuol dire lo posso fare solo io, vuol dire io sono molto predisposto e ho dovuto, tra virgolette, imparare perché ho questa forma particolare delle mie corde vocali, ma tutti possiamo imparare con degli esercizi mirati. Potete contattarci per prendere delle lezioni private. Se invece avete già un po' di esperienza e magari andate su internet vagando alla ricerca di tutorial per imparare a fare questi suoni, vi consiglio Voxology, che è la pagina di Patreon che curo personalmente, all'interno della quale troverete tutti i miei video training, fra cui anche il materiale per imparare a fare questo genere di suoni. Vi ringrazio, io sono Matteo Ratti, questo è la VEM Coaching e ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video.